Ragazzi, bentrovati, saluto baisonico Here per tutti we la are again. community dei Vintage People. Bentrovati a questa nuova intervista internazionale. Come al solito saluto i miei compagni d'armi, il buon Ivan di Lamasoft. Bentrovato, bentornato Ivan. Ciao Ormai Ivan. sei a tutti gli Qua, effetti un mai membro mosso dello di staff. qua, mai mosso Mai. incollato su questa sedia. E ben trovato anche a te, caro Simone di Atari Teca Podcast. Ciao, Siamo carichi, ciao, ragazzi? ciao, Siamo Ivan. carichi? Ricordiamo che non ha un chroma key. È No. un effetto Ricordiamo della che non ha in luce. chroma key, è fissato Ivan che deve avere. Bene, bene, bene. È Allora, scontornato. è scontornato. Allora, ragazzi, come al solito, prima di partire con questa nuova intervista internazionale che vede un altro pilastro della storia dei videogiochi, della storia di Atari, devo fare i consigli per gli acquisti, quindi perdonate, ma ricordatevi che se volete supportare il progetto dei Vintage People potete farlo tramite YouTube, mettendo segue al canale, mettendo la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati su tutte le puntate che verranno pubblicate. Nella descrizione di questo video potrete risalire al gruppo Telegram, che è sempre bello frizzantino e ci piace un sacco chiacchierare lì. C'è il link ad Atari Teca Podcast, il buon podcast super produttivo del buon Simone. E poi che dirvi, se volete scoprire le strane cose che combino nell'internet, potete andare su www.mycarcade.it e lì troverete tutto quello che vi serve. Ma una puntualizzazione. Bravo. Visto che si avvicina la fatidica data che è il 13 marzo, ricordiamo gli spettatori che appunto il 13 marzo uscirà la collection gold di Digital Eclipse dedicata all'Amasoft. Yeah! Signore, Sì. qui, lui, c'è anche Lui Poi dico soltanto una piccola cosina, qualcuno ha scritto da qualche parte, ecco i 40 anni di lavoro di Jeff. No, cioè non ci sono 40 anni di software là, ce ne sono soltanto 10. Perché se no la collezione dovrebbe essere 3 volte più grande, 4 volte più grande. Magari faranno volume 1, volume 2, chi lo sa, chi lo sa. Chissà. Comunque noi siamo stracontenti di avere un pezzo di Lamasoft ormai nella squadra e siamo molto orgogliosi del fatto che esca questo lavoro dedicato al lavoro di Jeff e di Ivan, dedicato all'Amasoft. Bene, però Vai con adesso l'ospite. partiamo subito con l'ospite. Ragazzi, lui ha creato uno dei videogiochi che ha venduto di più nel mondo arcade di Atari. Asteroids. Ha creato un videogioco di cui io particolarmente sono affezionato, ovvero Centipede, dove E due. E siamo gli amanti di D&D hanno sicuramente giocato almeno una volta a un suo videogioco che è stato il primo videogioco realizzato per 4 giocatori contemporaneamente, ovvero Gauntlet. Quindi io ho noi Vintage People abbiamo l'immenso piacere ed onore di avere qui come ospite Mr. Ed Logg. Welcome Mr. Logg. La mettiamo bella grande al posto tuo. Al posto mio, eccolo qua. Eccolo lì. Bene, ben trovato Mr. Logg, ci fa molto piacere che abbia accettato l'invito dei Vintage People e non vediamo l'ora di ascoltare cosa ha di bello da raccontarci. Vai Ivan. So as they say, we are extremely happy to have you here, and we are thank you again for taking part in this interview. And we really can't wait to hear what you can have to say about your story. All right. Bene, allora io inizierei subito con la prima domanda, così iniziamo subito a scaldare un po' il terreno. Mr. Logg, qual è stato il primo approccio che lei ha avuto con i videogiochi e cosa ha provato, cos'è che l'ha affascinata così tanto per poi farlo diventare un vero e proprio lavoro? So the first question is, what has been your first approach into the video games, and what has been that passionate you so much about the video games that make you go into this sort of work? Well, I've always been into games, both card games, board games, and other things as a kid. And then I remember playing my first video games actually at the University of California, Berkeley Student Union. It was a mechanical game, and I learned the pattern.
and I could play it pretty much wherever down in the bowling center. And then when I was at the Stanford AI lab, I ran into basically a space war variation that was played on the PDP machines. And that actually inspired, for example, the ship in Asteroids. It's the same ship that I remember there. Ok. Praticamente dice che lui è sempre stato molto appassionato di videogame, di games in genere, come giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi vari. Poi a un certo punto, quando era andato all'Università di California, c'era questo videogame meccanico che lui piaceva giocare tantissimo, e aveva imparato subito come funzionava, i vari livelli, schemi, per cui ci giocava un sacco. E poi quando è andato a un certo punto, sorry, where was it you started playing at the control in the AI lab? You said, did you start to Started playing what? I'm sorry, I didn't understand. the kind of modified version of Star Wars was into AI That was lab? the Stanford AI lab. It was up in the Stanford Hills. Stanford. And it was actually, they had two PDP machines down at the Stanford Student Union about a year later, back in probably early 72 perhaps, maybe late 71. And Perché it was praticamente coin c'era una operated. sezione del laboratorio di intelligenza artificiale dove avevano dei PDP-11 e avevano una versione modificata di Space Wars, e lui aveva Space cominciato, War. una versione modificata, e lì Mhm. aveva cominciato a giocare con questo tipo di videogame. Oh, nice. What's the name of the dog? That's Tinkerbell. Tinkerbell. As in Peter Pan's sidekick. Dai! Tinkerbell. Sarebbe Campanellino? Sì, Campanellino. Ah, dai, che forte. Nel film di Peter Pan. E Quindi ha giocato, quindi ha avuto modo di giocare a Computer Space e ha detto, se non ho tradotto male, che il design dell'astronave di Computer Space ha un po' ispirato anche l'astronave di Asteroids. Esattamente, dice appunto che poi l'astronave di Space War ha influenzato il design dell'astronave di Asteroids. Bene. Che roba. Si ricorda, Ivan, puoi chiedergli solo se si ricorda qualche elettromeccanico su cui ha giocato, se era qualcosa di particolare, oppure se preferiva più i flipper? They asking me if you remember any particular electromechanical game that you really remember fondly. Is there anyone in particular that you remember, or if you prefer more pinballs? Space War was actually played on a XY style monitor on PDP screens. Mm-hmm. Let's see, I also played original Breakout when I was at a pizza parlor. Probably one of the early field tests for Breakout. Sì, dice che si ricorda particolarmente Space War, che veniva giocato su monitor a scansione XY, e quella prima versione di Breakout in quel famoso pizza parlor, dove che probabilmente era proprio una versione di test. Ok. Bene. Senti, io invece procedo con la seconda domanda a Mr. Logg, che è collegata al fatto che lui frequentava la Control Data Corporation, no? Probabilmente ha molti legami. Io volevo sapere come ha scoperto Atari e come è entrato a lavorarci. Yeah, the question is that, of course, we know you were in contact with the Control Data Corporation, but would like to know how you discovered Atari, how you got in touch with Atari and then work with Atari. How did it happen? There's actually a couple parts to that. First of all, I attended a Christmas party at somebody's house, and somebody brought a prototype VCS. It was in an aluminum case. And I played basically air combat on the TV there, and that was my first introduction to home gaming. C'era questo party di Natale, qualcuno aveva portato un prototipo della console VCS in una scatoletta d'alluminio e avevano appunto un prototipo di combat lì. Air combat. E quella era la prima parte, and that was the first part. Mm-hmm. E come ha fatto a entrare a lavorare dentro Atari? And then what happened after that party? And then another coworker at Control Data Corporation went over and worked at Atari. I don't remember his name, and he suggested, come on over. E poi un
un altro collega di lavoro praticamente che lavorava all'Atari le ha suggerito di venire dentro a dare un'occhiata e dire vieni, dai un'occhiata qua, così vediamo com'è. Ed è stato amore a prima vista, mi sa. Sì. So it's being love at first sight when you went to check on Atari? Yeah, I got interviewed by Mike Alba, and I guess he was pretty impressed by me, but he hired me. And I started in February of 1978. E praticamente c'era questo Mike Obama che era molto impressionato, gli ha fatto una buona impressione e l'ha cominciato a prendere dentro nel febbraio del 78. Pensa te. Accidenti. Mannaggia ragazzi. Era E cioè proprio lui un anno dopo ha fatto il gioco più bello in assoluto, cioè assurda sta cosa qua. Yeah, I was looking for my original Atari badge, but I can't find it right at the moment. Stava cercando per il badge originale dell'Atari, ma non riesce a trovarlo. Sono cimeli storici. Diciamo che è entrato praticamente in un solo anno di permanenza in Atari, poi ha creato Asteroids, quindi... So in just 1 year of your staying at Atari, you managed to create Asteroids. Well, Asteroids was not my first game when I got No, there. yeah, I know. We know it's not your first game. Yeah, and as far as Asteroids go, I was called into Lyle Rain's office, and he suggested I do a game where I shoot up asteroids and on a raster TV. And I had seen the game that he talked about, and yes, everybody was just shooting this big rock, expecting something to happen at some point. Of course, it was just an obstacle in the game, and I thought the game was really dumb, but I thought his idea was interesting, and I suggested shooting different size rocks, and then I'd have to have somebody come out and shoot at you if you didn't do anything. So that was the impetus for the saucers. Someone made already sort of a mini prototype. There was this game with a raster display with a rock. Which you saw it when you were there. Yes, I did do a prototype. Well, it was strange. It was kind of an off the books project. It wasn't really done in the normal way. So I just started it up because I already had Red Baron hardware. So I started, generating rocks and stuff like that and floating around the screen. So, praticamente qualcuno le aveva mostrato una specie di prototipo idea che avevano fatto di un gioco in cui c'era questo asteroide fatto però su un display ancora a scansione raster e in cui c'era da distruggere questo asteroide. Però l'asteroide lì era semplicemente un ostacolo, non era niente di particolare. E allora lui gli è venuta l'idea, perché invece non facciamo qualcosa dove ci distruggere asteroidi di dimensioni diverse invece di essere semplicemente un ostacolo, qualcosa di messo lì. E allora poi hanno cominciato a lavorare su questo progetto, poi... And then basically then you started to work on this project with a vector display after... Well, it was originally proposed to me in raster, which is a 320 by 240 resolution, and that is not good enough resolution to determine where you're aiming. And I suggested to Lyle right in that meeting that I'd do it on XY, which is 1024 by 768 resolution. Praticamente gliel'avevano presentato come idea su un display raster da 320x2, però ovviamente lui diceva era una risoluzione troppo bassa per poter mirare, colpire, la grafica non rendeva. Allora lui ha proposto l'idea di farlo su un dispositivo vettoriale che praticamente ha una grafica equivalente di circa 1024x768 e per cui hanno proprio l'idea. Mazza, che roba. And I'm not sure you're aware, but when I was doing the prototype, I had a little control panel about like this, a little vector board with 5 buttons. And so that's how I played the game, was this little tiny vector board. E aveva praticamente, quando facevano il prototipo, un piccolissimo sistemino di controllo con alcuni bottoni, praticamente lì con quei bottoni. Fare, come diciamo un control panel ante litteram, un qualcosa, giusto? Per poterlo provare. So just a very little control panel just to test it. Kind of. I'm sorry, what was the question? So you had just a very little control panel. Yeah, just a little tiny control panel. Okay. Other interesting facts I'm not sure people are aware of. I think I had 256 bytes of memory for the game. And so you asked me I figured out how many asteroids could I put on the screen. And their answer, I think, is like 44, because that's all I had memory for. Okay, I have to tell you. Every now and then you shoot a rock and it'll disappear just an explosion.
praticamente dice That's un all. fatto che non è molto noto è che Asteroid aveva soltanto 256 bytes di RAM, e per cui praticamente gli ha detto quanti asteroidi si riesce a fare sullo schermo, e circa 40, e questo anche perché non appena un asteroide è distrutto sparisce immediatamente per lasciare spazio perché non c'è spazio in memoria. E quello dopo? Pensa a te Sì. che roba! Che forte! We didn't Forte know sta about cosa. the 256 bytes. Mamma mia, che roba. No, most that includes the stack and Yeah. the other vectors and stuff like that, the reset vectors and the interrupt vectors and everything. So Basically, everything, it was only 250, cioè tutto era solo 256 byte di RAM. I think it was 256. It may have been 512, but it certainly wasn't more than a page or two. Si è detto potrebbe essere forse qualcosina di più, ma sicuramente non era più di quello. Che roba. Now, the other thing is that hardware is a 6502 and it has no multiplication. It's only an 8-bit machine and it's only add and subtract. And so people are wondering, how did you do all the, math on 8-bit machines? It's like, well, you do it 8-bit adds. E poi un altro fatto for sine and cosine. è che l'hardware aveva un 6502, che se non sbaglio va sia non megahertz. Dice che il 6502 non ha moltiplicazione, soltanto somme e sottrazioni, e la gente si meraviglia, ma com'è che facevate tutte quelle operazioni matematiche? Fatto tutto Magia! Magic. You say that it was explaining you. You say, how did you do all that math operation? And he said, it's magic. It's good technique. Yes. Other yes. interesting things are the you would see the sounds were created by Howie Dellman, and I wanted a Jaws like thump thump to let you know that things are getting panicky, and so he did a lot of that, and it's basically RC constants. Because he would sit down there with resistors, capacitors. How's this? Yeah, that's the sound I want. That's good. Good stuff. So it's a pulse on the low pass filter, the boing. Yep. Praticamente dice che i suoni erano stati disegnati da questo Heavy Dewey, e che lui voleva un effetto simile a quello del film di Jaws, che per avere l'effetto panico, e che praticamente tutti i suoni sono generati in maniera analogica, sono praticamente dei filtri RC in cui lui dà un impulso e poi è boing. Pensa a te. Questa è tecnica di brutto. No, ecco, Other interesting technology available at the time, I guess. Well, the other interesting fact, it's probably a 4K bytes worth of program. That's all in ROM. It was. All it 4K is. bytes, not 4 megabyte, not 4 gigabytes. E dice che l'altro fatto interessante è che l'intero programma di Asteroid è su 4K di ROM. 4 kilobyte. Wow. Mamma mia. Che dici, Mike? Io direi di andare direttamente a Centipede. Pongo io la domanda, sì. perché abbiamo sviscerato abbastanza Asteroids. Puoi chiedere a Mr. Logg, per favore, il ruolo di Dona Bailey nel fare, poi nel produrre il videogioco Centipede, per favore. They would like to know, if possible, which was the role of Mrs. Dona Bailey in creating the video game Centipede? Dona Bailey, I was, first of all, I was promoted to a supervisor. Bad decision, I think, and I quit after being a supervisor for a year because the Peter principle was taking effect. I had a lot more productivity as a programmer and game designer. But anyway, I hired her as a programmer. I needed to find a game for her. I was her supervisor. So I found a game from the brainstorming session, and that was Bug Shooter. And I gave it to her to start programming. Ok, dice che quando è subentrato quella fase lui è stato promosso supervisore, un ruolo che non gli è mai piaciuto. Difatti dopo un anno che è stato messo come supervisore se n'è andato, perché riteneva che poteva essere molto più produttivo come programmatore che non come supervisore. Comunque lui ha assunto Dona Bailey, e a quel punto ha dovuto, siccome era il suo supervisore, ha dovuto assegnarle qualche videogame da fare, e quindi ha selezionato questo videogame che era chiamato Bugbuster, che veniva da una sessione di brainstorming, e gliel'ha assegnato. So you assigned that Bugbuster idea to Dona Bailey. Ma praticamente il titolo prima di Centipede? Cioè sarebbe il titolo non definitivo? Was like a concept idea, so was there like a running title before it became Centipede?
I'm sorry, I'm not sure I understand the question. So What the do you want question to know? was, they would like to know exactly what was this blockbuster that you assigned to Dona Bailey. It was like an idea, a concept, or It was a brainstorming idea. It was basically a centipede, and you shoot it, and it would break up the Ah, okay. centipede. Nothing about mushrooms, nothing about other spiders or other characters. It was just a bug shooter. ok. So, Um, praticamente ok. era un concetto, un'idea che c'era praticamente questo centipede che veniva distrutto e si spezzava a pezzi e l'idea finiva lì, non c'era niente Ah, ok. riguardo ai funghi, non c'era niente riguardo agli insetti o al resto. Beh, a sto punto... prego, prego. I have the original concept that I could send you. I also have the original game design document that I set up to get the game started, to get Dice che ha approval. il concetto originale, anche il design document originale, che se volete può mandarvelo, cioè potete dare un'occhiata. Ah, sì, volentieri, sarebbe fantastico. Sarebbe It fantastico. would be fantastic if you could send them just so you can have a look. So well, not now. I understand. I'm just writing notes here. Oh yeah. I can send it off. That's very kind of you. But there are a lot of things Thank that, generally my games are pretty descriptive. My game design documents are pretty complete in the sense of what I want to do. But there was one aspect of that game that was not part of the game design, and that was part of the first review when Dan Van Elderen, one of my boss and one of the people reviewing the game, said, "Why can't we shoot the mushrooms? Because they were not originally destructible; they were indestructible. They were just a pattern that showed up with each wave." And I went home, thought about it that night, and said, "Yeah, I could do that. I need something to create them, and I need something to destroy them." And so that's why the flea came into about, and why the spider ate them as well, so that you could both create and get rid of patterns of mushrooms. E praticamente allora all'inizio l'idea che i funghi fossero distruttibili non c'era, no? Non c'era questa idea. Poi a un certo punto è venuta fuori questa idea, ma perché non distruggiamo, non facciamo che i funghi possono essere distrutti? Allora a quel punto lui è andato a casa, ci ha pensato un po' su e ha avuto questa idea, sì, si potrebbe. Allora a quel punto però è venuta l'idea di aggiungere gli insetti, di aggiungere le mosche che mangiano i funghi, così per creare una situazione un po' più bilanciata. Lui Ivan, per favore, digli questo. Lui in molti suoi giochi ha dosato estremamente bene sia il gameplay che proprio la giocabilità, la difficoltà del videogioco. È così in Asteroids ed è così in Centipede, anche in Gauntlet. Una cosa interessante è che molti, almeno è saltato fuori da un'intervista, che lui ha detto che il videogiocatore doveva perdere non perché era frustrato, ma doveva riconoscere di aver sbagliato. Ecco, in quel momento uno capisce se il gioco è fatto bene o male. Cioè che il giocatore quando perde si arrabbia con se stesso e non con il videogioco. Quindi Ok. questa componente del gameplay è una cosa che molti suoi progetti hanno. Che sono Sono bilanciati. molto ben bilanciati. The question is, so it's a fact that they say that your video games are really very well balanced in terms of game difficulty and playability, and that you can see this in Asteroid, you can see this in Gauntlet, you can see this in Centipede, and that you say somewhere else that for you it's important that this balance is okay, and when a player actually loses, he doesn't lose because the video game is I mean, the player recognizes that he has done something wrong. So And that's actually a mark of a good game, is when players play it, they realize, I died because I screwed up, as opposed to the game is out to get me. And yes, that is definitely a criteria of a great game, is to have the player feel it. And I remember the original Asteroids field test, where I watched a guy put a quarter in and he died in 15 seconds, 3 lives, but he put another quarter in. So I know he thought that I screwed up and I can do better.
Si dice che è importante che il giocatore realizzi che non è che ha perso perché il videogame è stato lì per cercare di imbrogliarlo, di farlo perdere a tutti i costi, ma che si renda conto che ha perso perché appunto ha sbagliato, e quindi quando si è in quella condizione, come Puoi diceva Andy, migliorare. quando si ricorda di uno dei test sul campo di Asteroids, c'era qualcuno che giocava, ha perso nei primi 15 secondi, ci ha perso 3 vite, però subito messo un altro quarto perché allora capisci è stato un mio sbaglio, non tuo, e quindi sei portato a tentare ancora, e secondo lui quello è il segno di un buon videogame, cioè quando non è che il videogame è difficile perché è troppo difficile, ma è difficile perché hai sbagliato tu. Mamma There's mia. another aspect too of most of my games, and that is I want to present a screen that is, well, obviously you know what the goal is, but not only that, you have multiple choices or strategies that you can do. And so that I want to get more quarters in, you have to present them with options of saying, well, I could do this. I could do, for example, asteroids. I could fly around as fast as I could, shooting things on fire. I can stay in one piece and only move when the asteroids get near me, or I can go hunt saucers, or I can run away from the saucers. And the same in Centipede. I can do this, I can do that. I can shoot the mushrooms, or I can just go after the centipede and shoot him up high and never let him get low, and so on and so on. Si dice che un'altra cosa che gli piace dei suoi giochi è praticamente presentare uno schermo, diciamo, che ci siano varie opzioni, che ci siano diversi possibili stili di partita. Cioè, per esempio in Aster uno potrebbe dire vado avanti, distruggo tutto subito, oppure sto lì in attesa. Cioè che ci siano diversi modi di gioco che un giocatore può scegliere, e quindi sei anche più invogliato anche un po' spendere di più perché dici ma posso provare una strategia, posso provare un'altra Diverse. strategia. Geniale. So basically, you give the player different strategy choices of games. So you can, in a way, have different ways you can play the game, and you can try different ways. That is the plan. You want to give it a rich enough world so that you can look at it and say, well, I could do this or I can do that. I need reason for them to put more quarters in. And that's dice che così facendo hai praticamente più possibilità di gioco, così puoi tentare più cose diverse e a quel punto anche spendere leggermente di più, però hai più scelta. Sullo spendere di più credo che l'intuizione giusta sia arrivata con Gauntlet, con 4 giocatori. They say about spending more, the right intuition came probably with Gauntlet with 4 players. The same with Gauntlet. You can play it cooperative, you can play it competitive, you can sort of balance in between. You know, you can have somebody run out front, and take the brunt of attack, or you can use, have the magician save his bombs, his magic potions for the appropriate time when everybody's swamped. There's many different things you can do with that. Sì, per esempio dice appunto anche in Gauntlet ci sono vari stili di gioco, puoi avere uno stile competitivo, puoi avere uno stile cooperativo, puoi avere uno stile dove puoi mandare magari qualcuno in avanguardia lì, oppure mantenerti il mago in background pronto a curare gli altri. E quindi si creano diverse situazioni di gioco. Come in D&D. Scusami Simone. It says like in a Dungeons and Dragons, but Gauntlet is a sort of Dungeons and Dragons. Actually, Gauntlet was supposed to be D&D. My son was a big D&D fan. He wanted me to do a D&D game, and I could not figure out how to do it until I saw a game called Dandy that was on a Atari ST, I believe. And I took one look at that 4-player game and said, okay, here's how I can do D&D. And if you look at the original game design document, I took a lot of pictures and other attributes from D&D games. Power-ups, anyway, from different abilities of the characters and so on. Praticamente dice che suo figlio era un grandissimo appassionato di Dungeons and Dragons e che lui voleva a tutti i costi che lui facesse un Dungeons and Dragons, però lui non sapeva esattamente come farlo, fin quando non ha visto questo gioco su VCS chiamato Dandy con 4 giocatori. A quel punto ha detto adesso so come fare Gauntlet. E difatti ci sono vari attributi presi da D&D, tipo le caratteristiche di diversi tipi di giocatori, i punti di forza, quelle cose là tipiche. Che forte. Dicevo, Mike, ora ci sarebbe una domanda a cui so che tu tieni molto, sì, no? Che è quella riguardo, ti sei preparato un po' anche delle immagini, credo, sì. no? Allora, a questo punto però è anche opportuno dire a Mr. Ed che purtroppo
sappiamo che lui potrebbe parlare per ore di certi argomenti, ma abbiamo anche dei tempi per cui a volte dobbiamo un po' Sì, no, tagliare. più che altro no, esatto, non vogliamo trattenerlo oltre il dovuto. One thing Esatto. we really wish to actually tell you is that we know you're passionate, you could speak for hours and hours about certain things, but we can't keep you for very long, so we have some time to cut a little bit, try to get the essence of certain. It's not that we don't want to listen you, we could listen you for hours. Yeah. You got a lot of questions. Yeah. I have a lot of great stories too. So don't feel bad if you have to. Now we cut a little bit. Just... Ok, adesso questo argomento è abbastanza interessante, lo dico anche a chi sta guardando l'intervista. E l'argomento in questione è questo cabinato qui. This is Magic Worm from Sidam. Oh yeah, that was a Toronto court case. Yes. And yes, I remember flying to Toronto. I remember talking to the lawyers there who were representing Atari. And I remember listening to them say, for example, the other expert witness said, basically, it looks different, therefore it is different. So I'll let you explain that to them, and then I'll give you this follow-up. Ok, praticamente questo è un caso, se lo ricorda molto bene, era successo a Toronto, sono dovuto andare fino a Toronto con i rappresentanti legali dell'Atari e c'era un testimone che ha detto, ma per me sembra diverso, per cui è diverso. So the witness say that for him it was looking different, so it had to be different. Then what happened? That's what it was. But if you dump the EPROMs for the program, it's byte for byte the same in every location except for like the copyright message. Well, they probably just swapped the graphic a little bit. They just changed the graphic EPROMs and they changed the copyright message. Now, what we learned from this, of course, is we wanted to make sure the copyright message stayed there. So in future games, we put all sorts of hooks into the program so that if the copyright message was not displayed, the game didn't run. Ok, praticamente dice che quello che avevano fatto, ovviamente, avevano cambiato le ROM grafiche e avevano cambiato il messaggio di copyright, però se prendevi la ROM del programma e la andavi a vedere, era byte by byte identica a quella di... Allora una cosa che hanno imparato da quel punto di vista lì, dopo quella volta, è fare in modo che il messaggio di copyright non cambi mai, non si riesca, e hanno inventato tutta una serie di trucchi e meccanismi per fare in modo che non sia possibile cambiarlo. Però lui sulla scheda di Centipede aveva fatto una modifica ben specifica che poi ha tirato fuori in fase di testimonianza. La sua testimonianza è stata decisiva. Spiegami un attimo che questo non l'ho capito bene. Lui sulla scheda di Centipede aveva messo un fattore di un componente elettronico, bravo, scusami Simone, un componente elettronico che permetteva di riconoscere il gioco tramite una chiave. L'aveva inventata lui questa metodologia antipirateria, fondamentalmente. So they say that but you have put a special chip on the Centipede arcade board, on the board that was capable to recognize the something, so that was your key element that then allows to win the court case. Can you well, there was I did not put any, or I said Dona Bailey, and neither Dona Bailey nor I put anything in to protect the copyright message on this particular game. There were other games that did, but we did do something because we knew we were going to get copied, that we put a Morse code copyright message into the code that had no functionality other than just, it was the binary Morse code for copyright Atari 1981 or something like that. And they did not remove that. And so we could dump that. I have to because this is really, really fun. So, dice che praticamente a quel periodo là non avevano ancora nessun chip di protezione o cosa particolare per proteggere il codice. Però una cosa che avevano fatto, avevano messo in codice Morse dentro la ROM, praticamente in binario, il messaggio di copyright di Atari del Centipede, e dice che quella roba non aveva nessuna funzione pratica, però c'era dentro, e siccome loro l'hanno copiato uguale senza sapere, a quel punto hanno potuto dire sì, voi l'avete copiato perché c'è il messaggio di copyright. Cioè, geniale, capito questa roba? He managed at this point to say that yes, you copied it because there was that message in that he didn't remove.
Well, there's more than that, because the copyright came from the original books, copyright for books. And then if you copied a book and basically it was word for word the same, except for, a few characters or something, then you copied the book. And that's basically what we did for the program. We said, look, you copied it word for word, page for page, except for a few pages where you changed a few things. And that's, you copied the book. And that's where copyright law came from. And that's, I'm sure, why we won the court case. And the fact that you had left in the copyright message, of course, was just double whammy. Sì, praticamente dice che siccome la legge del copyright viene dai libri, per cui dice se tu copi un libro parola per parola, cambiandone solo un poco, l'hai comunque copiato, a quel punto la legge ti punisce. Lì sono riusciti a dimostrare che loro avevano copiato parola per parola tutta la ROM, eccetto quelle poche parti grafiche, ma certo. ancora di più che l'avevano veramente copiato così com'era, perché ci avevano lasciato dentro il messaggio di copyright in Morse, e a quel punto quella è stata la doppia cosa che... Per i nostri spettatori, l'unica differenza fondamentalmente tra Magic Worm e Centipede sono che al posto dei funghi ci sono le mele, quindi hanno cambiato solamente alcuni dettagli grafici, ma il gioco di per sé è proprio quello, cioè è impossibile dire che quello non è Centipede. Tra l'altro, per guidare l'astronave che distrugge il verme, si usa la trackball come in Centipede, quindi era praticamente uguale. Così almeno ho dato questa informazione. Basically, he was explaining that the two games are exactly identical. The only thing that changes is that instead of mushroom, you have apples and a few little things, but the game is identically similar to... It is Centipede. It is Centipede. Yeah. Senti Mike, passiamo sopra Gauntlet oppure vuoi che approfondiamo, visto che l'ha accennato anche prima? No, approfondiamo un attimo, perché in realtà è stato la sintesi vocale, ha inserito un sacco di nuove feature all'interno del videogioco, quindi come è stato lo sviluppo, no? Esatto. Allora guarda Ivan, puoi chiedere a Mr. Logg come Gauntlet è stato uno dei suoi primi giochi per Atari Games, e che ha introdotto numerose innovazioni tecniche. Ci può parlare un po' di questo processo tecnico, di tutte queste, la sintesi vocale, di tutto com'è stato la nascita di questo capolavoro? So basically, in Gauntlet, you introduced a lot of technical innovation. Yes, quite a few. Basically, if you could talk a little bit about how you introduce each one of these, how it's been like. There are so many. I actually have like 5 patents for Gauntlet, and I must tell you, the original Gauntlet. Yeah, the original game design unfortunately couldn't be implemented because it didn't have hardware to do it. So I talked to a hardware engineer and said, I need these features. And he thought about it for a minute and said, yeah, I could do them. And so he created a system, or a new PC board, that allowed me to implement several new features, which allowed me to implement Gauntlet. Okay, just a moment. So, praticamente dice che inizialmente il gioco non poteva farlo perché non c'era l'hardware sufficiente per crearlo. Così ha parlato un ingegnere hardware e ha detto io vorrei fare un gioco così con delle feature. L'ingegnere ci ha pensato un po', ha detto sì, ok, si può fare, e ha creato una nuova hardware board per il videogame. So, for example, one thing we did too is once we started laying out the board or figuring out the prototype, we realized it was going to be a huge board. And so one of the things I wanted to do, we had what's called RF interference problems, where we have to put a cage around boards to keep the board from interfering with radio frequency, like police band and stuff. One of the things I wanted to do was to reduce the board size so that it could fit in a cage. Not all of that, but when we did the 4-layer boards, which is the first time Atari had done that, we had to get brand new CAD software to design the board. We had to actually get somebody to do 4-layer boards. We didn't have vendors that would do that. Okay, just a moment, I'll translate. So, praticamente a un certo punto, quando hanno sviluppato sta roba, si sono resi conto che la board veniva molto grande, e a quel punto cominciavano ad avere problemi di interferenza di radioemissioni, e quindi prima che mettere la board dentro una cage non era pensabile.
Allora a quel punto lì hanno deciso di fare di tutto e hanno detto dobbiamo ridurre le dimensioni della board anche per farle stare dentro un cabinato originale. E a quel punto lì c'è stata la prima volta che hanno sviluppato all'Atari in assoluto un PCB a 4 strati, che fin prima non li avevano mai fatti, e hanno dovuto a quel punto utilizzare dei CAD e chiamare anche degli specialisti per farlo, perché loro non sapevano farlo. Pensa So you te. had to call some external people to make the 4-layer PCB? We had a vendor that generated the 4-layer board. And when we did it, we realized that the board is so quiet from an RF standpoint, we almost didn't need a cage. And I don't think we actually used one because the power and ground planes created such a noise reduction system. And we have bypass capacitors, but not nearly as many as we would on a 1-layer board. And it created a really quiet. Praticamente il problema è quando fai un PCB così complesso e che cominci ad avere veramente tanto rumore di radiofrequenza che viene generato fuori. Però quando hanno fatto il PCB a 4 strati, siccome il PCB a 4 strati è sempre hai quello che si chiama il piano di massa, il piano di alimentazione, quello da solo creava uno schermo talmente sufficiente che hanno pensato non è nemmeno più necessario, difatti non l'hanno fatto, pensavano di mettere l'intero PCB dentro una case, dentro una scatola chiusa, ma hanno detto non serviva, e che addirittura questo piano di massa e piano di VCC funzionava talmente bene che anche se avevano messo tanti condensatori di disaccoppiamento in realtà non serviva perché funzionava talmente bene. Ah, che roba. Bello. And the result of this is that all PC boards after this became 4-layer boards, and it became really improved a lot of problems that we were having. E dice che uno dei risultati dopo questo è che da quel punto in poi hanno cominciato a produrre sempre PCB a 4 strati e che hanno avuto notevoli miglioramenti nella produzione, anche nella qualità dei videogame successivi. Another interesting aspect about Gauntlet is we created new hardware. The old hardware would be called Mach 16. That means 16 motion objects. This hardware was Mach 16 plus. In other words, if a motion object wasn't visible on that particular scan line, it didn't use up a whole motion object's worth of time. It could speed up and work on another motion object. So we called it Mach 32. It was almost like 32 motion objects on a scan. Dice che l'hardware precedente si chiamava Mach 16, dove 16 era il numero di oggetti possibili in movimento, quindi non poteva avere più di 16 oggetti alla volta in movimento sullo schermo. Il nuovo hardware avevano creato per Gauntlet, che l'avevano inizialmente chiamato 16 più, perché quello che succedeva quando uno degli oggetti di motion non era più presente sulla scanline del CRC, si poteva utilizzare quel tempo per fare altro o per far scattare un altro oggetto di motion, per cui si riuscivano ad avere fino a 32 oggetti di motion contemporaneamente o usare il tempo per la CPU. Che roba. The other interesting aspect about it is the old hardware, you only had a certain number of motion objects, and I wanted to have hundreds of motion objects. And so we had to create a way to do this, and we found an interesting way of doing it. And when implemented, it allowed us to do all of this. But still having the say, in reality, didn't have more than 32, I guess. Yes, a lot more than 32. We had hundreds and hundreds Praticamente of them. dice che a quel punto però loro volevano comunque avere la possibilità di avere non 32 o 16, ma centinaia di oggetti sullo schermo. E non so come, perché non me lo dice, con qualche trucco particolare sono riusciti a... With some trick you managed to create 100 objects on the screen. Hundreds of objects. Hundreds. The other interesting aspect, because you have hundreds and hundreds of motion objects, doing collision is a problem because I was on a very slow processor, equivalent to probably at this point it was on a 68,000, but the clock speeds were such that it was 2 megahertz 6502 would probably be the same speed. So it was a slow processor and you had to do collisions for everything. Dice che il problema grande quando hai centinaia di oggetti era il rilevamento delle collisioni. A quel punto lì erano su un processore di tipo 68000, però girava a una frequenza molto bassa, circa su 2 MHz, per cui in realtà era un processore molto lento e lì era molto complicato gestire le collisioni fra oggetti. Mamma mia.
Capito. But if I may ask you, so was a Motorola 68,000 but clocked a really slow speed? Well, it was clocked at 10 megahertz, I believe, somewhere around 10 megahertz. But it had clock cycles of 10 plus cycles per operation. 6502 is what we were running about 1.5 megahertz, and the clock cycle there is pretty much 1 or 2 per instruction. Yeah, just praticamente avevano un Motorola 68000 come CPU che era all'incirca cloccata a 10 MHz, però in realtà il 68000 ci mette dai 10 ai 11 cicli di clock per ogni istruzione, per cui in realtà riesce a fare praticamente 1 milione di istruzioni al secondo, che è più o meno la stessa velocità di un 6502, perché il 6502 ha il clock a 1 MHz, però ti esegue circa un'istruzione per ciclo di clock, per cui come numero di istruzioni che riesci a eseguire siamo lì con 6502. Pensa a te che roba. E senti, Mike, domandiamo di Cerny? Sì, vai, sì, che insomma si ispira. Poi Ivan, nel periodo di Atari Games, Mr. Logg ha avuto modo di lavorare con Mark Cerny, che in quel periodo aveva 16 anni. Sì, youngest, the youngest guy. Yeah. Ha fatto questo. Mark Cerny poi ha fatto tante cose, ha fatto Sonic 2, ha fatto Crash Bandicoot, è stato il project director della PlayStation 4. Domanda: com'era? Cioè, si erano accorti che tra di loro c'era un ragazzo così brillante e così giovane? Che tra l'altro cioè, ha detto che è stato un po' un suo maestro, Logg, perché Esatto, dice che Logg è stato un maestro di Sì, Cerny. allora la domanda è com'è che Se si sono accorti che avevano tra le loro file un ragazzo ragazzo così prodigio. brillante, prodigio, So, come Mark Cerny. when you met Mark Cerny, that by the way seems he considers you a sort of your teacher or master. No, he was a young prodigy. Did you realize that he was really such a good guy? Did you realize it was So brilliant. so brilliant? So He was a smart. genius. I think he started Atari like at 17 after graduating from college. And for example, on Millipede, he did the attract screen showing all the different characters. He did that, and I was going to put the Conway's Game of Life in for the mushrooms, change the mushroom pattern, and I was busy, and so he did it one evening. So that I think is also Mark Cerny's code. Sì, dice che si sono accorti subito che era un tipo veramente geniale, che dice che addirittura in Millipede lui ha fatto l'intro screen e che a un certo punto volevano usare il gioco di Conway di Life per creare i pattern dei mushrooms, però lui era occupato, allora Max l'ha fatto per conto suo in una sera. Pensa a te, che roba. Bene. Esatto. Dunque, passiamo. No, però mi deve togliere una curiosità. Adesso, perché così chiudiamo l'argomento Centipede. Perché la trackball? There's a curious question, just to close the Centipede argument. Why the trackball? Well, first of all, when I looked at Centipede or played it in my mind, I needed to move from one end to the end quickly. I also needed to very, very fine, simple controls. And I'd already been familiar with Atari football and Atari soccer. So I knew the trackball, but I also knew that big trackball had a slow response time and it had a fatigue factor. So I asked them to design a very lightweight control with variable speed, and that became Centipede's small trackball. Praticamente dice che siccome lui si era reso conto subito che c'era la necessità di muoversi velocemente da una parte all'altra dello schermo e anche avere un certo livello di precisione, e lui conosceva il funzionamento bene della trackball da un gioco di soccer che avevano fatto prima, allora però si era reso conto che la trackball grande creava anche un discorso di affaticamento della mano, e allora ha detto ci serve qualcosa di più piccolo. Così hanno creato il controller più piccolo, più veloce, più leggero, e quello è diventato poi il controller di Centipede. Devi che ho giocato a basketball con la trackball grossa, basketball di Atari, e mi si sono stancate le braccia giocando. He said that he did play with The aspect about that is I needed to move in many directions.
and a 4-way or an 8-way joystick wouldn't handle it. Sì, dice fra l'altro poi che aveva la necessità di muoversi in molte direzioni, che un 4-8 vie non avrebbe bastato. And my other friend was telling that he did play basketball Atari with a big trackball, but after a while you play with a big trackball, you really feel it in your hand. Yeah. It would also have a pinching factor. You could get your finger pinched in the original trackball. The smaller one, because it's smaller, it doesn't have that problem. But there are other interesting things about the trackball that most people are not aware of. On the hardware, there's a 4-bit counter that counts how many times, that determines basically how fast the ball is spinning. And you can actually wrap the counter, so you can go from +7 to -5. Dice che una delle cose che persone non conoscono è che se nella trackball c'è un contatore a 4 bit che conta praticamente la velocità con cui stai muovendo il trackball, e siccome è solo a 4 bit, se sei veloce abbastanza puoi far wrappare il contatore, per cui puoi andare da +5 a -7. Ah, cavolo. So what you had to do is fix it in software. You went from +7 to -12. It's no, you're going +10. Così l'hanno praticamente sistemato in software, così che se succede una situazione del genere dici no, non stai andando in coso, stai andando a 10 oltre che a 5, altro che a 5, non si ferma. Esatto. Campanellino ha fatto sentire la sua voce. Vai, Mike. Bene. Siamo arrivati a Tetris. Com'è stato lavorare alla conversione in arcade di Tetris? Poi è uscita la serie in TV, insomma, se ne sta parlando tanto perché è stato fatto anche un record da un ragazzo, tra l'altro che è un ragazzo californiano di recente. Com'è stato lavorare alla conversione di Tetris? has it been to be working on the conversion of Tetris? Well, it wasn't a conversion. I started it from scratch. I was doing FC, which is the Nintendo's Famicom. It was using a Japanese Famicom development system, or actually something Atari created to simulate because we plugged it right into the cartridge slot. But there was no Nintendo NES at that point. And I'm doing Centipede for that until a court case says we couldn't do it. That's another subject for discussion. So yes, I started Tetris from scratch after seeing the game playing it, and I was so impressed with it that I got our legal counsel to get the rights to it both in coin-op and in consumer. Praticamente dice non è stata una conversione, l'ha programmato completamente da zero. Ecco, quel periodo stavano lavorando sul Super Famicom perché il Nintendo ancora non c'era, e Atari aveva costruito una specie di coso per poter connettersi e trasferire il codice dentro. E dice che in realtà lui stava già lavorando, ci stava sviluppando un Centipede per quella console, però poi diciamo la direzione ha detto no, non possiamo farlo, ha detto lì ci sarebbe tutta una storia da raccontare perché non è stato fatto. Sui diritti, vabbè, sì. E praticamente sì, e poi praticamente è stato risviluppato. Quando ho visto questo videogame, come giocava, come andava Tetris, è rimasto talmente impressionato che ha detto subito sì, prendiamo i diritti, facciamo la conversione di sta roba, che poi non è stata una conversione, è stato un riprogrammare. Simone, io direi che adesso questa domanda te la senti calda, secondo me, Sì. Allora, Ed Logg ha lavorato in Atari e ha praticamente visto tutte le gestioni di Atari. Ha iniziato con Bushnell, ha iniziato Bushnell, ha passato da Cassar, ha visto lo split, è andato sotto, ha vissuto l'era Atari Games fino all'acquisizione di Atari Games da parte di Midway. Domanda: come ha vissuto la sua carriera in Atari passando da tutte queste differenti gestioni? Com'è stato? Magari il periodo in cui è stato un pochino più vivace, secondo lui. Come si è sentita? So basically, you have been through all the various different management, split, acquisition, and stuff in all your career. And the question is, how did you feel your career against all? I mean, through all these different ways and passages, and
which maybe has been the part where you felt better or more excited or less excited? I mean, how has it been, this roller coaster of stuff? Well, let's see. When I started, it was, a coin-op was a very small group. Consumer was just getting started. Nolan Bushnell, I believe, had just sold it to Time Warner. I loved the small atmosphere. The single person doing a game was great because that would suit my abilities. I could do the game design and game implementation without explaining to somebody how to do it. It changed somewhere in about 1984 when we had our first layoffs. And of course, consumer went crazy about 1985 and it totally collapsed. But that was management's own fault. They could have solved that in two different ways and prevented the collapse of Atari. Ok, dice che quando è iniziato la divisione videogame arcade era veramente piccola, c'erano poche persone ed per lui era molto bello lavorare così perché era ancora il periodo quando una persona sola poteva creare un intero videogame. Poi verso il 94-95 le cose sono cominciate a esplodere, però dice che secondo lui avrebbero potuto andare avanti ancora bene, meglio, e che è stato le direzioni che hanno causato poi tutto il casotto. So it's been the upper management that you think it could have been going better without collapsing, you mean? Yeah, there's number one is computer programmers went to Ray Kassar, who was head of Atari at the time, and said, look, you got to put our names in, or you got to pay us better royalties. Or basically they went to Ray Kassar and said, this is what we'd like. And Ray Kassar basically blew them off and said, no, the company's a marketing company. You're worthless to us. We can get a programmer anywhere. Ok, praticamente a un certo punto i programmatori in quel periodo là hanno cominciato a dire: senti, noi vorremmo avere un po' più riconoscimento, vorremmo che i nostri nomi venissero fuori, o vorremmo avere un po' più royalties o qualcosa. E il presidente Lazar ha detto: no, a me non interessa niente, io di programmatori ne trovo quanti ne voglio. So what happened is the four programmers that have done such the best job in consumer left and formed a Magic. And of course, later on, Activision got founded from former Atari employees. But because there was no security on the VCS, anybody could make cartridges for it. And so people overproduce cartridges. Now, there are things that they could have done if they certainly kept the programmers there and not allowed other companies to form. Of course, there wouldn't have been this overproduction, and there would not have been, well, there would have been overproduction. I'll explain. Pac-Man's another story. Ok, dice che praticamente quello che è successo a quel punto, da quella situazione lì, è venuto fuori che poi certi se ne sono andati, hanno formato i Magic, poi altri se ne sono andati, hanno formato Activision. E però a quel punto, siccome non c'era controllo su chi potesse fare cartridge, a quel punto chiunque poteva fare cartridge, c'è stata un'esplosione di ultraproduzione, quindi hanno cominciato a venire fuori di tutto. Dice che secondo lui, se avessero avuto più controllo su chi avrebbe potuto fare cartridge o meno, forse sarebbe venuto un po' meno, o non, però poi c'è il discorso Pac-Man che gli dice che è un discorso a parte. È curioso che abbia detto Pac-Man e non E.T., quindi è abbastanza importante questo, perché digli che noi raccontiamo la storia e che diciamo che il collasso dei videogiochi è stato, perché qua in Italia viene definita, la colpa viene tutta data a E.T., ma noi spieghiamo che non è così. Digli questa cosa, perché così... There is this thing in Italy, a lot of people believes that because it's being the way that the news, let's say, has been spread, there's always this belief that all the collapse of the video game industry is basically due to this infamous E.T. game. But we know that he hasn't. They explain that he hasn't been like that. They were curious why you did mention Pac-Man. We were talking about. First of all, I meant E.T. Second of all, Pac-Man has its own story because management came to them and said, "Look, we want Pac-Man in 6 weeks." Vedi. Lo volevano in 6 settimane. You don't do that to a game. You spend the time to get it right. To be fair, I think that actually they say DT, they wanted DT in 2 weeks or something like that. And the same thing happened to ET too, I'm sure. They just set a deadline, so whatever you got, it's okay, we can sell it. And they had no idea about games.
game design and what players want. It's a marketing company and they're going to sell anything they get. Sì, praticamente appunto avevano cominciato a mettere delle deadline impossibili, volevano questi videogame in 2 settimane, in 3 settimane, 6 settimane, hanno detto qualsiasi roba che avete la vendiamo, e per cui... E questo è il risultato, vedi? Questo è il risultato. Un'altra voce degli attori che erano presenti quando tutto è successo. Spero che questa cosa la capiscano chi guarderà questo video. Una domanda però aggiuntiva, scusami Mike. Puoi chiedergli, nel periodo Atari Games c'è stato un momento in cui i dipendenti avevano acquistato Atari Games, avevano il 20% della società, e in quel periodo lì se lo ricorda com'è stata questa specie di autogestione? Ecco. So he's telling me that there's been a time in the Atari story where the employees and employee basically they did own 20% of a company. So how it's been during that time? There's been any significant change? What was the atmosphere in that moment? Well, I know as a general employee, Time Warner had a share buying thing, or share, I forget what they call it. But for me, it's worthless for a retirement benefit, because if the company goes under, your retirement goes under. And it's like, no, that's not how retirement's supposed to work. Your retirement's supposed to be secure. And that's not how Time Warner set up. We had a phantom phantom stock program, and we called it phantom because, it can disappear. And it did. So, praticamente avevano, sì, c'era una roba un po' in realtà fasulla, perché avevano creato questo programma in cui avevano legato i fondi pensione allo stock Alle stock di Warner. possedevano, per cui se la compagnia andava sotto perdevano anche loro i soldi, cioè sì. praticamente. But excuse me, because you say this is interesting, you say about that, but from my knowledge, which is very limited, isn't it how most of, let's say, pensions works actually in the United States? It is actually connected to some stock market. So if a stock market goes down, your retirement fund actually goes down. It's nothing new, actually. It's nothing new, but when you have a up and growing company, I mean, to basically put all your retirement in the company is double jeopardy. Not only do you lose your job, you lose your retirement. And that's double jeopardy, and that's not what that was how it was at the time at Atari. Well, that's why we called it a phantom stock, because there was stock there, but it had no value. Sì, praticamente dice che appunto hanno fatto questo trucco di collegare il fondo pensione al valore delle azioni della compagnia, però loro lo chiamano le azioni fantasma. Fantasma. Perché se la compagnia va giù, non è che perdi semplicemente il lavoro, perdi veramente tutto. Perdi anche tutto, sì, una presa in giro proprio. There were plans to make it turn into real money later on, but of course that never happened. But you asked about the employees owning a part of the company, and it's very possible management owned shares, but certainly regular employees like myself did not. No. Si dice che era poi in realtà non era vero che erano tutti i dipendenti che possedevano, probabilmente quelli del management, quelli forse del marketing, ma sicuramente lui i programmatori non avevano parte. Ho capito il vertice. Ecco. Abbiamo le ultime 2 domande, sì, Mike. però io mi voglio giocare un bonus, perché Vai, prima giocalo. di chiedergli le ultime 2, cioè è inevitabile che se qualsiasi persona, giocatore o non giocatore, gli pronunci il nome di Asteroids oggi, riesce a capire di che gioco stiamo parlando. Oggi Ed Logg come vive questa cosa di aver messo il suo marchio nella storia dei videogiochi? They say it's unavoidable today, even people that doesn't know very much about games, but when you say Asteroids, everyone knows about what it is, what you're talking about, what game it is. How do you feel that you created something that really left a mark on the history of video games? How do you live with that? Well, at the time, I was just having fun creating games, so I had no envisions of creating something in perpetuity. But it's nice to know that I did something really great, and kind of like
Non l'aveva fatto a quel periodo, lui si voleva soltanto fare un gioco che fosse divertente e bello, non aveva nessuna idea che avrebbe fatto qualcosa che sarebbe rimasto nella storia, però a distanza di sulle tempo vedere, sapere di aver fatto qualcosa che rimane è soddisfazione. Noi siamo veramente And molto I have to grati. say, personally, I think that Asteroid, and I think I'm speaking for everyone here, it's really one video game that you remember because it was one of the first, the special graphic, that CRT monitor that is still today, there is nothing like that. I mean, when you see Asteroid, the simplicity of the game and yet it's so addictive. I mean, penso che Asteroid, ragazzi, è veramente uno di quei videogame che non si È dimenticano geniale, più. no, è geniale. Poi You anche can't la forget luminosità. about it. You definitely can't. There is something special about it. Yes. Beh, Vai, ultime 2 domande? vai Simo, vai. Allora, penultima domanda per il signor Last 2 Logg. questions. Cosa pensa della nuova gestione di Atari adesso, quella sotto Wade Rosen, anno 2024 in pratica? What do you think about this new Atari of 2024? I do not know anything about it. I'm sorry. A Ah. few years ago, there was somebody bought the rights to Atari. It was a bunch of lawyers, and they were just suing anybody. They were basically an income stream by lawsuit. And so I don't know anything about the current Atari. Dice che lui purtroppo non conosce niente dell'Atari corrente, ha detto che sapeva che alcuni anni fa c'erano della gente che aveva acquistato i diritti di tutto, avevano cominciato a mandare cause contro tutti quanti. Sappiamo qualcosa. It's true. È vero. È vero. Ok. No, I can speak. One thing we can say to you, they are definitely now is different. They finally understood that what people really want from Atari are video games. They are not interested in lawsuits. And I must say, they are really trying quite a lot of their best to actually really try to come back into making really good video games. There is a thing about it, must be said. They change quite a bit. Yeah. Well, the games industry has changed a lot since I started. Oh yeah. You know, I got to the point where I was working on 40-man teams over 18 months. And, you know, my abilities are diluted in that situation. When I was the only game designer and programmer, I could implement my vision. When you have 40 people, it's really hard. You can't do game design. You can't do programming. You can't do it all. And it's really hard. You know, even if you have the best person in the world, it's really hard to do anything, especially when the company is shoving things out the door at a specific time, regardless of what the state of the game is. Sì, dice che appunto quando ti ritrovi e che devi controllare un team di 40 persone, la capacità di fare cose diventa effettivamente diluita, perché anche se hai delle persone molto affiatate e brave, cioè a quel punto non puoi tu prendere da solo decisioni, non puoi tu, cioè non si riesce più a creare come si faceva 40 anni fa. È diverso, è tutto molto diverso, tutto veramente molto diverso. Caro Ivan, io direi che è giunto il momento di mostrare quello che tu riesci a fare Esatto, siamo alla Mr. fine. Logg. I just want to explain, normally at the end of the interview or so, I was coming out with some sort of joke or something, but we did think that maybe wasn't appropriate in this case. So instead, a bit of an honor thing. So let's say, because I like, just as a hobby, it's not my job, it's just a hobby. I like to play a little bit with hardware. So one of the things that I've done a few years ago, because I was always curious, I always seen this vector display, this stuff, this thing. And I say, yeah, I always seen them, but I never tried to make anything like that or to make anything work. And I never really understood how the thing worked, because, you know, you can put some digital to analog converter. I've seen people doing it, but what they normally do, they do the classic Bressman algorithm, that they start drawing lines like it would be a raster. And if you see, you get those images where it is kind of vector, but it is a raster. So I say, this is not a real thing. So I tried to replicate. I did take the diagrams, the stuff of all the vectors that I could find, like asteroids, then the vectors machine, I started to study, and I still couldn't get it very well. So I say, how to make something. So
after various months of tinkering with this and that, well, you can show them some of the results, show them the picture, go with the dragon. There's actually a consumer version of a basically a vector hardware, and it was a little too expensive, I think, but is simplistic from a hardware engineering. It was really simplistic, and you should look into that. You can, reverse engineer it. Wait a second. Yeah, it's a little tabletop. Stuff. It's a little tiny thing. Yeah. And it's amazing what they can do with it. Vado con la scheda numero 1, Ivan. You are talking about this. Vectrex. Something like that. Yeah, I don't know if that's. I think this is the only one they ever done. I don't think they made. No, this was a commercial one. It's a 6809 processor. What is really clever. Ivan che fa vedere il It Vectrex. has only one single digital analog converter, and they have a number of sample and hold. So when they want to drive a vector, they first drive the X thing, and they close the sample and hold, and they open it, and they do the Y thing, they close the sample and hold, and they open it. They have a Z that is by itself, and then, and I don't even know how they can do it, because they multiplex everything, and yet it's fast enough. Even that, I think it has like 2 kilobytes of RAM on the cartridge slot. I think can like 8 kilobytes, and it has only the 6809 processor, and there is a little bit of hardware for the sound. But no, what I done? Go with a picture of the things, please. Vai. Scheda numero 1. That was what I put. I put a number of ducks on a thing. Then go with the second. Then I create the integrator, the switch and the stuff. And then there's an 80 board with a bit of RAM and stuff, and to drive all the stuff. Siamo a livelli nerd altissimi. Qua veramente Ivan, tu devi tradurre adesso tutto quello che hai detto, perché sennò gli ascoltatori non Because I really wanted to see, for once in my life, as I say, could I really make some vectors? Since I never made this. Yeah. And these are really analog vectors, so you don't see the thing. It's pure. So I have to translate for the Italian guys. So praticamente a un certo punto ho sempre visto questi giochi vettoriali, mi sono detto, ma io quei vettori là non ho mai capito come li ha fatti, e così mi sono deciso, sono preso i vari schemi elettrici delle varie cose, ho provato a farli su, ho costruito l'hardware, poi a furia di prove, esperimenti, poi ho finalmente capito come funziona. I have to say, after I finally experimented and made it, then finally understood how those vectors work. But to be honest, I have not been clever enough yet to understand how you made all that math. Well, first of all, I didn't do the hardware. Second of all, it was given to me, the way we have some hardware that draws it, but you have to generate basically a list of data. You have to feed it data, and then it's basically move the beam to this spot, turn on the beam, draw to here, and then turn off the beam, move somewhere else. That's exactly my thing works. You have the vectors for the thing and the on and off for the integrators. Right. And so you basically implement alphabet or whatever you want to draw by providing a set of points. Some things that you haven't talked about are some of the, there's so many other ideas. For example, Gauntlet had a problem. We have there's no plexiglass on top of the monitor. And that's the first game that was ever done without plexiglass. And we had problems convincing the operators that it was perfectly safe. People are not going to break the monitor. It's true. It's true. Plexiglass è sicuramente più sicuro del vetro. È stato uno dei primi videogame che non aveva. And if I may ask, traduci Ivan, perché stai parlando dopo, chi ci guarda non capisce. Dice, perché non volevano il plexiglass, a questo punto? Per motivi di sicurezza. Perché è pericoloso. No, ma scusami, il vetro. No, sì, ma why you didn't want a plexiglass on Because plexiglass, when you have 4 players, they're in different positions, and there's overhead lights, and because of the monitors relatively flat, you get reflections, and there are things that you can't see on the screen. Non volevano il plexiglass non per ragioni perché per quando hai 4 giocatori, le riflessioni, le luci, le luci si riflettono in 4 ai vari angoli, avrebbe avuto
different point of view, different reflections. Ah, ok, So I thought ok. of this before I put the game out in field test, E and I dice, had che, to fight like hell to get that approved. e dice che i vari giocatori, i vari gestori di arcade non volevano assolutamente avere un videogame senza il plexiglass, perché dicevano che avere il monitor puro era pericoloso, e lui ha dovuto combattere abbastanza per poter convincerli a dire no, no, tiriamo via il plexiglass. Ah, pensa te. Che Did you roba. guys realize how much I had to fight to actually do that game? Because people figured, no, you're not going to get 4 players around a game. No, marketing would say, no, you can't do that. It won't work. E ha dovuto combattere parecchio per buttare fuori Gauntlet, perché per esempio il marketing diceva no, non si possono avere 4 giocatori davanti a un videogame, non funziona, no. Non funzionerà vabbè. mai. Pensa te, invece è stato un It successo. never work. Invece è stato un grande successo. Esatto. Bene, It's allora It's prego. really surprising too when we have reviews of our game where people play the game and suggest all things. Even when we do focus groups, very few of the suggestions I've ever used. I did use the mushrooms for Centipede, but I would say 99% of the ideas are just nonsense. They're garbage. Allora, praticamente diceva che anche quando avevano le sessioni di testing, che la gente veniva fuori con tutta una serie di suggerimenti, ha detto che pochissime volte ha implementato dei suggerimenti, a parte quella di colpire, di distruggere i funghi, funghi. in Centipede, Centipede. perché diceva che il 99% delle era- volte i suggerimenti erano spazzatura. Vabbè, insomma, poi quando una creatura è tua, è difficile cambiare. If you ever talk to Mark Cerny, ask him about joysticks for Marble Madness. Ah, dai. They wanted a joystick. They didn't want a trackball. And both Bob Flanagan and Mark Cerny said, no. No, And really? They had to fight and fight and fight to finally get that. Dice che Dai. hanno dovuto combattere un sacco perché volevano a tutti i costi il joystick su Marble Madness, e Mark diceva no, assolutamente no, ma trackball. loro insistevano col joystick. Trackball is the way. Bene, allora, ultima domanda e poi congediamo il buon Mr. Logg. Ma oggi, Ivan, chiedili un po', oggi Mr. Logg che cos'è che fa? Ma soprattutto gli piacerebbe ritornare a fare videogiochi arcade? Insomma, se uno potesse rimettersi a fare, ammesso e non concesso che il mercato accogliesse dei prodotti del genere, gli piacerebbe ritornare alle origini? So basically the last question is, what are you actually doing today? And if there would be a possibility to return to do again arcade video games, would you return? Well, the answer is, as far as arcade games, no. And there's several reasons for that. First of all, the industry has advanced, it's matured, and anything I do now would be, I'm sure, a derivative of some other game, or you'd say it was like game X, Y, and Z. And number two, because the entry level to enter into a game's development is almost zero cost these days. So everybody's doing it. And you get like the 1990s where there were 1,000 PC games out there, of which, 10, 20, or, certainly in the tens of games would actually sell worthwhile and make money. The rest of them, you couldn't. And there's marketing issues now that are not available because you have to be a big company with lots of marketing to get noticed. And that is really hard. Praticamente dice no nel sistema di arcade, no, perché adesso praticamente c'è il problema che la barriera d'ingresso per entrare a sviluppare videogame è praticamente zero, per cui chiunque può mettersi a fare videogame. Ci sono ormai, poi anche il fatto è che ci sono talmente tanti videogame che dice che mettersi a fare cose si rischia di diventare derivativi, o che qualcuno dica sì, questo videogame è come quel videogame là, è come l'altro videogame XYZ o via dicendo. Ma poi anche il fatto dice che poi c'è anche l'altra faccenda della barriera, che però per essere notati deve avere forti investimenti di marketing e i costi sono enormi. Vero. E quindi, e quindi oggi però non ci ha detto, è sempre nel ramo dei videogiochi?
o si dedica ai suoi you hobby? still haven't answered what you're actually doing today, if you're still in some video game thing. I am doing some programming, but it's just for my own benefit. I do a bridge dealing, or I create dupe hands, or I create solvers for Minesweeper, for example. I did analysis on that and figured with a zero start, what is the optimal play and what is the win percentage? And it's surprisingly high. It's amazingly high. And I do other programs that do Risk to a game. I'm currently a certified irrigation auditor, and that's because I live in an HOA, and I'm trying to tell them what to do, but they're not listening to me. But at least I'm trained and motivated to know what needs to be done. So I'm doing lots of different things. I play bridge, I golf occasionally, I travel a lot now. I'm getting to the age where, I got to start doing things or they're not going to happen. Beh, come avete sentito, dice che adesso praticamente si fa ancora codice di programmazione, ma lo fa per divertimento, come risolutori per Minesweeper, Risico 2, analisi di videogame. Sorry, what is an irrigation auditor, you say you do? I'm sorry, what? You say you do an irrigation auditor? Yes, I'm an irrigation auditor. In other words, I tell you how much water to put on lawns and plants, for example. Dice che fa questo auditor di irrigazione, che non so se c'è un equivalente in Italia, in cui praticamente dice alla gente quanta acqua che deve mettere sulle piante perché sono su una zona dove hanno proventa restrizioni di sì, in realtà si usa anche qua, sì. Now we have something similar in Italy as well, I guess. Well, we're in a drought here, and so, we've had 2 rainy winters in a row, but before that it was like 6 years of drought, and we didn't have enough water for stuff, in particular turf. Dice che sono in periodi di siccità e che prima di quello hanno avuto tipo 6 anni di siccità e che quindi devono controllare molto. It's all the reverse. I am in Wales, and here we can say we have the exactly opposite problem. We have like 6 years of constant rain. Wales. We have flooding problems here. No. All the rain you don't have, it's here. It's here day and night. Well, we have flooding here this year too. Dici che comunque hanno avuto allagamenti, dicevo così per ridere. Cavolo! Qui da noi in Galles c'è il problema inverso, che piove tutta l'acqua che non hanno avuto loro l'abbiamo avuta noi, però dice che hanno avuto degli allagamenti anche. Pure? Perché se non piove da tanto. Bene. Allora, ragazzi, io direi di concludere qui l'intervista. Che dire? Grazie infinite a Mr. Logg per aver accettato l'intervista e per essere stato con noi e averci raccontato la storia di Asteroids, di Centipede, di Gauntlet e di quello che succedeva in Atari, quindi grazie infinite. E se vuoi aggiungere qualcosa, Simone? No, io sono veramente a posto, anche approfondito quella fase delle gestioni di Atari nei vari anni. Magari forse potrei chiedergli, quando tutto è finito, che insomma Midway ha chiuso Atari, lui come l'ha presa? Quello sì. Okay, just a very last question before we want to thank you again a lot for being here. Is when Atari finally closed, how did you feel? That was sad, partly because they were taking everything out and putting it in trailers, and it was to be hauled off. And, I had no idea what was going to happen to it. And one of the things in there, or actually a lot of things in there, were my original notes, original computer listings, where I had marked up bugs in my program, marked up comments, things like that. And I wish I'd have kept them when I originally left Atari, but it was Atari's property, so I just left it there, and I'm sure all that stuff is gone now. And so it's really sad to see, mismanagement by people that get paid lots of money, and it really drove the company crazy. And it's really too bad. Dice che è stato un momento veramente triste, anche perché lui aveva molte note, codice, note che si aveva scritto su dei programmi, cose particolari, e tutto quello però purtroppo erano proprietà di Atari, lui non ha potuto tenersele, e quella roba poi è finita tutta su dei trailer, lui ha visto che caricavano via e sarà finita distrutta, persa per sempre. Peccato. Comunque è stato un momento veramente triste. Can I tell you one other story? Of course. Along that?
I moved 13 years ago to basically a retirement community. And immediately after, I used to get letters asking for autographs at my old residence. And immediately after I moved here, I got them again. And it was like, how in the heck did they find my new address? And even now I get 3 or 4, maybe up to 6 a month asking for autographs. And unfortunately, a few months back, I learned that they were just turning them into, they take my autograph and sell them on eBay. And so I got to the point where I'm saying, I'll autograph one thing for you. And so nowadays, I get requests to autograph my business card and I'll send it to them. As I showed you at the beginning, my old Atari business card, I would sign it and send it to them. But I'm doing, one per person now. Si dice che a un certo punto lui si è spostato, quando è andato in una specie di comunità, di località per anziani, e dice che non sa, riceveva spesso, da quando aveva lasciato Atari, lettere, gente che gli chiedeva l'autografo e via dicendo. E dice che però quando si è spostato non sa nemmeno lui come, in qualche modo qualcuno è venuto a sapere il suo indirizzo, continuava a ricevere queste lettere con richieste di autografi firmati. Però purtroppo si è reso conto che c'erano tanta di questa gente che prendevano il suo autografo e poi lo rivendevano su eBay a prezzi alti. Allora a quel punto si è limitato e dice un autografo per persona. Che roba, ha fatto bene, ha fatto bene. Purtroppo bisogna sempre fare gli sciacalli, non ho capito perché questa cosa nell'uomo. Incredibile, ancora non ci credo io che siamo in sua compagnia, è veramente incredibile. Voi non avete idea l'emozione, perché magari non sembra, ma vi posso garantire che siamo veramente molto, molto emozionati di essere in presenza di Mr. Logg. È veramente un grande onore per Un'icona noi. degli arcade, un'icona degli arcade. Esatto. Cioè, poi Asteroids è 79, I'm born in 79, quindi tutto torna. Ivan, a questo punto fai tu i saluti da parte nostra al buon Mr. Logg, e invece noi ringraziamo la community dei Vintage People. Ricordate di sostenerci. Grazie ancora Mr. Iscrivervi Logg al canale ed entrare nel gruppo Telegram. Esatto, e noi ci rivediamo alla prossima intervista con chissà, lo scopriremo. Prego. So it's the moment to say again, then to say goodbyes. We want to tell you that again, we are really extremely honored to have you here and extremely excited. Me too. I did my best to stay calm, to keep my eyes focused on the translation, but we are all really, really extremely happy that you've given us some of the time that you've been here with us. We really love to listen to your stories. We will keep listening for hours and hours. Unfortunately, for this time limit, we have to keep at some point to end up the interview. But whatever you want to tell us, we'll be really more than happy to listen. We will never stop. And che altro? What else? Boh, salutiamo. Se vuole salutare la community dei Vintage People. Want to just say hello to the community. The community is really extremely fond of Atari, extremely fond of people like you, and extremely fond of listening to all you have to say. If you want to just say an hello for the community before we leave. How many other Atarians have you interviewed? Quanti altra gente di Atari abbiamo avuto? Bushnell, Mr. Bushnell, Mr. Alcorn, Howard Scott Warshaw, Mr. Crane. Well, you talk to consumer people and management. You ought to really talk to other coin-operated people who. Oh, CoinUp, you are the only one. You are the only one, yes. I mean, there are many others. Ed Rotberg at Battlezone. Yeah. And Dave Toyer did Missile Command and so on. Even people that are behind the scenes, like Mike Alba, who did the coin routine that everybody uses, and he's got. We call him Dr. Bizarro because he would come up with some bizarre ways of doing things, but he's got a mind like unbelievable. You'd ask a question, it's like, oh yeah, that was in the ACM back in blah 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 so issue, and it's like, what? But he has lots of old Atari junk, and he has stories that he was there and interviewed me, so he was there even before I, so he has other stories. And of course, you don't see his name because he was always in the background doing stuff. Or Dave Shepard, who managed all our compilers and assemblers, and
all our computer equipment. He was Tutti questi nomi segniamoceli, tutti Adesso questi tanto poi gli parlo. Traduci un attimo per favore, Ivan. così almeno chiudiamo. Sì, praticamente sta dicendo che voi finora avete parlato, se no, solo con un operatore di videogame, Sì, poi con i ha counselor, iniziato a fare la lista di tutti questi altri personaggi che hanno fatto un mucchio di lavoro, che erano fondamentali e che dovreste contattarli. Tu spiegali che purtroppo per me non è proprio semplicissimo entrare in contatto, ma adesso che ci conosciamo... They say that basically, fundamentally, the problem is managing to get in touch with the people you mentioned and convince them. The other thing that most people don't realize is I was a family man. When I joined Atari, I had a couple of kids, and so I was basically 8:30 to 5:30, every day. I wasn't like all these single guys who, hit the hot tub after work or do other extracurricular activities. So a lot of the stories you hear about Atari, I was not involved in it. I just knew nothing about it. Si dice una delle cose che forse non è noto, che lui anche quella volta, già quando lavorava per Atari, era un uomo di famiglia, per cui lavorava, appena lavorava, poi tornava a casa sulla sua famiglia, non è che si metteva a fare tutte quelle stranezze. Sì, vabbè, okay. I was also 31 years old when I released Asteroids. Sì, so, I was the old man at Atari. I was a few years older than all the other kids. You were more responsible. E guarda, con questo secondo me è la chiusura ideale di questa intervista. Quindi a questo punto salutiamo Mr. Logg, grazie mille ancora. Grazie al buon Omone che mi supporta sempre, io supporto lui. E grazie anche a sempre Ivan che si diletta nel tradurre per noi comuni mortali. Ma me lo fate sempre più complicato. Però. Dai, che sei un grande. Grazie mille a tutti e ci vediamo prossimamente in una prossima intervista dei Vintage People. Saluto Baisonico. Ciao. Ciao. Ciao.